Salve a tutti, mi chiamo Angela Stella La Rosa e ho deciso di fare questi video brevi, perché capisco che molte delle persone che seguono il mio programma Alieni Umani, una questione di contatto il venerdì sera, vado in onda alle 22, già l'orario è tardo, e faccio questa trasmissione basata sulla mia esperienza che dura a volte più di 3 ore. Capisco che è anche un po' difficile, no? Con i tempi che corrono, una sempre di corsa, seguire effettivamente 3 ore di puntate. Poi, visto tanti argomenti che vengono presentati, no, durante il corso di quelle ore, anche stimolate dalle tante domande che vengono fatte live, no, tramite la chat, mi rendo conto che a volte tanti discorsi magari possono essere no, disciolti in queste puntate e quindi mi è sembrato giusto, anche grazie a tante richieste che mi avete fatto, provare a fare questi video brevi dove faccio diciamo un sorta di no, condensato di quella che è la mia esperienza e poi però vi rimando alla puntata specifica o alle puntate in cui l'argomento che tratto in queste micro puntate viene svolto, viene insomma ampliato. Allora, partiamo dall'inizio. Io appunto sono una persona normale, non ritengo di avere nessuna particolarità, non penso di essere un'eletta, non penso di essere una prescelta, non sono un guru, io vi posso raccontare solo quella che è la mia esperienza. Allora, da quando ero bambina, più o meno diciamo dai primi ricordi, quindi intorno ai 3 anni, io ho ricordo di essere prelevata da esseri chiaramente non umani e chiaramente esseri in carne ed ossa. Tutte le mie esperienze sono avvenute da sveglia e nelle volte in cui magari ero addormentata quando questi esseri arrivavano, ci pensavano loro a svegliarmi. Quindi è sempre solo avvenuto, no? Con me bella sveglia. Una volta durante una procedura che uno di questi esseri stava compiendo su di me, io gliel'ho chiesto, ho chiesto loro come mai non mi addormentassero, visto insomma anche no, l'ovvio spavento che stavo provando e anche una situazione insomma no, di forte disagio. E mi fu risposto che le cose che mi dovevano farle mentre io ero sveglia. Quindi non mi trovo con molte delle esperienze che vengono raccontate, però io purtroppo insomma posso solo raccontare quello che capita a me. Poi da quando vado in onda, ormai sono 2 anni, devo dire che ho trovato molta altra gente che vive la mia stessa identica esperienza e che anche loro non si ritrovano con tutto quello che viene raccontato. Quindi diciamo che fino all'età dei 22-23 anni ho vissuto questa cosa, questi prelevamenti in maniera abbastanza passiva. Nel senso mi accadevano e la mia unica occupazione durante la giornata era quella di cercare di fare in modo che nessuno si accorgesse di quello che mi accadeva. Io volevo essere a tutti i costi più normale possibile. Questo è quello che cercavo di fare. Allora, intanto poi, dopo insomma più o meno 22-23 anni, non sono precisissima, però più o meno è quella l'età, a un certo punto mi sono resa conto che avevo un'opportunità, dal momento che questi esseri mi prelevano, sono sveglia, avevo anch'io la possibilità di comprendere che caspita mi succedeva, almeno di prendere appunti e di cercare di capire come avveniva tutta questa faccenda. Proprio perché già all'epoca, leggendo le riviste o leggendo, insomma, guardando film, no, come tutti, comprando libri su persone che si occupavano di questi argomenti, io non mi collivava quello che io vivevo, soprattutto, ecco cosa a cui tengo, soprattutto le conclusioni a cui questi ufologi, io preferisco chiamarli opinionisti, perché nel momento in cui non hai un'esperienza diretta rispetto a questa situazione, tu esprimi una tua opinione, no? Esprimi una tua opinione, ma non puoi esprimere un racconto, un fatto, no? Se non per sentito dire. Quindi da quel momento in poi ho cominciato a tenere dei diari e mai avrei immaginato che poi tutto questo materiale mi sarebbe servito per divulgarlo, no? Per raccontarlo a tutti quanti voi. Io facevo questa cosa solo ed esclusivamente per me stessa, per cercare di capire come stavano le cose. Quindi da lì già avevo iniziato, insomma, anche intrapreso studi per quanto, insomma,
possibili rispetto ai testi antichi, dove mi sembrava che venissero raccontate, insomma, no? Queste vicende, dove c'erano nei testi antichi, ci sono tuttora dei riferimenti, no? Dei riferimenti a popolazioni provenienti dalle stelle che avevano a che fare con noi esseri umani. E è chiaro che all'inizio la mia era, no, una situazione abbastanza confusa, anche perché poi nell'andare del tempo ho notato che questi esseri si adattavano la scena, adattavano la situazione alla mia credenza di quel momento. C'è stato un periodo in cui ero, insomma, mi sono fatta la comunione, mi sono fatta la cresima e a un certo punto questi esseri venivano vestiti da madonne e da angeli. Certo la situazione poi, no, i posti dove mi portavano e quello che mi facevano erano sempre le stesse cose, quindi cominciavo dopo un po', ho cominciato ad avere dei dubbi, no? Di come è possibile, no? E infatti da quel momento in poi, quando ho cominciato ad essere un po' cosciente di quello che stava accadendo, che non mi collimava, allora questi esseri hanno continuato a tornare vestiti come sono sempre stati vestiti. Allora, un'altra aspetto importante che vorrei condividere in questi piccoli video è proprio ripercorrere in maniera concentrata quello che ho capito finora. Ma intanto quello che ho compreso è che se tu sei prelevata lo sei da sempre. Lo sei da sempre intendo dire che il prelevamento avviene nel 99,9% dei casi a persone che nella loro linea genetica hanno già questo tipo di esperienze. Che cosa intendo? Intendo dire che questa esperienza è già presente lungo il tratto genetico, quindi se l'hai avuta tu, ce l'ha avuta un tuo parente, che può essere tua madre, tuo nonno, tuo padre, insomma è presente nella famiglia, è presente nella famiglia. Non inizia così d'amblè all'improvviso, che ne so, a 40 anni, a 50, no? O a 30 o a 20, inizia proprio da quando sei bambina. E durante le tappe della crescita cambiano anche gli atteggiamenti e il modus operandi di questi esseri. Ecco, questi esseri, ma chi sono quelli che si occupano dei miei prelevamenti? Ecco, ci tengo a dire che sono le mie esperienze. Io non posso sapere che cosa succede agli altri e non posso sapere di tutte le razze che vengono del bestiario, come lo chiamo io, che viene descritto, no, sia dagli opinionisti ufologi, sia da tantissime persone che con i metodi più disparati traggono ricordi dalla loro mente. Io posso raccontarvi solo quello che vivo. E da quando ho memoria, le razze che si occupano di me, e non solo di me, perché poi quando vengo prelevata io vedo anche altre persone prelevate come me, le razze che si sono occupate e si occupano tuttora dei miei prelevamenti sono sempre state solamente 4. Sempre state solo ed esclusivamente queste 4, ma questo non significa che poi nei posti dove veniamo portati noi non ne vediamo tante altre, perché può capitare. Le razze quindi sono 4 e anche il modo in cui questi esseri vengono a prelevarti è sempre lo stesso. Da questo ho compreso quindi che ci sono delle fasi. Ho individuato varie fasi in cui avviene come avviene tecnicamente questo prelevamento e anche queste si ripetono sempre uguali. Quindi c'è una prima fase molto importante perché avviene ancor prima del vero e proprio prelevamento. Quello che voglio dire è che quando tu sei prelevata, durante la giornata a ridosso del prelevamento vero e proprio, tu è come se lo avvertissi, sapessi dentro di te che quel giorno ti sta per succedere. Lo sai tu e in qualche modo lo sanno anche loro. Quindi una sorta di entanglement potrei dire, no? Non so bene, ci sono molte parti, no? Io detengo, ho trovato forse lo ripeto, qualche tessera, ma credo che sulla Terra nessuno sappia la verità a parte questi esseri. Quindi le nostre sono solamente, ecco, ipotesi, idee, no? E io posso solo raccontare quello che vivo e da quello che vivo provo a trarre delle idee. E una di queste, appunto, visto che ho notato che tutte le volte che mi vengono a prendere io lo so prima e poi adesso che insomma mi chiacchiero con alcuni addotti o un gruppo sia su Facebook che si chiama Alieni Umani una questione di contatto, sia insomma ho un gruppo nel gruppo di persone che come me vivono la stessa esperienza e concordiamo tutti quanti con questo fatto, cioè che la prima fase potrei dire che inizia durante la giornata, quindi noi lo sappiamo.
e non è quella sensazione che spesso viene descritta, no? L'ansia, la cosa allo stomaco, è qualche cosa che solo poi quando la vivi, no? Ti rendi conto che è proprio quella. Ci sono dei registri all'interno del nostro corpo che si attivano, si svegliano, e quindi tu hai quella sensazione alla quale però non riusciamo a dare un nome perché non è stato ancora dato. È una sensazione molto particolare, molto diversa da tutte quelle altre che tu puoi provare durante il resto della tua vita. Quindi questa è la prima fase. Poi ce n'è un'altra quando il vero e proprio prelevamento comincia a svilupparsi, a mettersi in atto, quando cominciano veramente ad arrivare. Vorrei anche qua far capire molto bene che questi esseri non è che passano casualmente dove io mi trovo e casualmente mi prelevano. Queste sono vere e proprie operazioni, sono vere e proprie operazioni molto, molto organizzate, direi organizzate nei minimi dettagli. Quindi se quando noi, facciamo delle operazioni, che ne so, belliche, no, c'è il satellite, ci sta tutto un apparato che aiuta, che fa da manforte a chi veramente poi va lì sul serio a prelevare o a fare l'azione in quel caso, noi già facciamo solo azioni di guerra purtroppo, è tutto quanto studiato nei minimi particolari, quindi niente lasciato al caso. La stessa cosa avviene durante il prelevamento. Quindi questi esseri, ognuno di loro ha una funzione e ognuno di loro durante il prelevamento svolge quella che è la funzione alla quale è più adatto. E allora quando la prima cosa, i primi esseri che tu vedi entrare nella tua stanza sono quelli che io ho chiamato piccoletti. Li ho definiti piccoletti, al di là che poi tutti li conoscono come grigi, quindi ho lasciato quel termine, però ho preferito, come ho fatto anche con le altre insomma, razze che vedo, ho preferito dargli un nome specifico proprio per distinguerle da tutto quello che viene raccontato. Io vorrei si mettesse di nuovo in discussione tutto quello che l'ufologia pensa no, di aver ormai come certezza. Io vorrei proprio che si prendesse veramente coscienza sul fatto che in realtà noi non sappiamo assolutamente niente. Non sappiamo assolutamente niente, ci sono stati e ci sono degli ufologi, opinionisti, che hanno dichiarato alcune cose portando avanti i loro studi, ripeto, senza vivere sulla propria pelle quella che è le esperienze vere e proprie, e sono arrivati a delle conclusioni con le quali io non mi trovo assolutamente d'accordo. E direi anche che la vera e propria presa di coscienza non potrà avvenire finché noi non faremo degli studi molto specifici su questo argomento. Nella realtà dei fatti, al di là di quello che io poi vi racconterò durante queste piccole puntate o quello che viene raccontato anche da altre persone, noi in realtà abbiamo solo ed esclusivamente un vero dato da cui partire, cioè che questi esseri prelevano alcuni e non altri, e se lo fanno per un discorso biologico molto probabilmente legato al DNA. Quindi credo che quello sia il punto da cui noi dovremmo tutti quanti partire, cioè finora a livello proprio mondiale non c'è uno studio fatto sulle persone come me che raccontano di essere prelevate che prende in considerazione l'aspetto biologico. Ci sarà una differenza, no? Se prendono me e non prendono il vicino significa che c'è qualcosa. Io parlando con questi esseri mi hanno sempre detto che noi, tutti noi esseri umani, siamo speciali, alcuni lo sono in maniera diversa. Quindi il fatto di essere un prelevato ha solo e esclusivamente a che fare con qualcosa a livello biologico e non con una, no, capacità o una superiorità rispetto agli altri. Quindi vorrei ci fossero degli studi specifici in questo settore ed è per questo che ho deciso di farmi avanti e raccontare la mia esperienza. Bene, quindi per ora questo primo video lo concludo qui. Vi ho fatto capire che ci sono 4 razze e che ci sono poi durante il prelevamento delle vere e proprie fasi. Nel prossimo video vi racconterò quali sono queste fasi e vi racconterò anche quali sono gli esseri coinvolti in tutto questo. Vi ringrazio tantissimo, se volete saperne di più vi invito a venire sul mio canale Angela Stella La Rosa su YouTube o a partecipare alle dirette del venerdì sera alle ore 22. Per saperne di più poi chiaramente, come ho detto già all'inizio, ci sono dei video fatti in diretta in cui entro nello specifico di tutto questo. Bene,
Se vi interessa iscrivetevi al mio canale e insomma non vi dimenticate di fare un like sotto questo video, perché insomma purtroppo è vero che spazi come YouTube ti permettono, ecco, di fare queste dirette, di raccontare, di fare dei video eccetera eccetera, è pur vero che tutto quanto poi è gestito da chi governa, no, questo tipo di informazione. Quindi se vogliamo veramente che le cose comincino a essere un po' più chiare, cominciano a esserci possibilità per noi di comprendere, quindi di mettere su un gruppo di studi vero e proprio con cui all'interno convogliano, no, coinvolgano questo gruppo di studi, coinvolga studiosi in tutti i campi, in tutto l'onnisciente, no, in tutto quello che noi esseri umani abbiamo capito. Quindi all'interno ci dovrebbero essere scienziati, storici, persone come me che hanno avuto l'esperienza, gli stessi ufologi, gli stessi opinionisti. Dovremmo riuscire a creare, spero entro breve, un gruppo di studi di questo tipo, per mettere insieme tutte le tessere che abbiamo trovato, rimettere su questo tavolo tutto quello che l'ufologia ha studiato in questi anni, comprese le tante esperienze che vengono raccontate, e cominciare a cercare di far combaciare le tessere. Un abbraccio a tutti quanti e grazie di aver ascoltato fino a qua. Ciao, alla prossima!